Eccoci, abbiamo iniziato la sessione per Katia. Ciao, ciao a tutti. Ciao Elena, dimmi se vuoi il conteggio da 5 a 1 o da 10 a 1. 5 a 1 va bene. Ok, conto da 5 a 1, ti connetti dopo aver sentito i punti di Katia più profondamente a Katia. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, vedo che arriva con una veste tipo, faccio a descriverla, è un po' tipo Pocahontas, è presente? Ecco, Ok, un Pocahontas, selvaggia. sì, un po' selvaggia, non troppo, cioè proprio quattro stracci, non so come dire, con Mhm, una collana di fiori. mhm. E porta per mano sua mamma e sua sorella e le fa sedere al cinema. Ok, ottimo. Mm, mm, Questo look Pocahontas dovuto a una vita precedente. mm. Sì, Ok, ti dà l'autorizzazione. sì, sì, sì. A quando risale questa vita? 1815. Che paese, continente? Mm. Continente Sud America, Mhm. vicino a una prateria. Ehm, la vedo bella serena, spensierata. Avrà avuto intorno ai 13-14 anni. Mm. Qual è il motivo per cui ci mostra questa vita? Per la leggerezza con cui l'ha vissuta, leggerezza, mm, leggerezza emozionale, cioè è stata in grado di viverla nel qui e ora, senza farsi troppe paranoie né per il passato né per il futuro. Anche durante degli episodi un po' più tristi e negativi, è riuscita a vivere il momento senza le paure del futuro. Ce la fa vedere per quello. Ok. Katia è interferita adesso? Sì, è interferita, l'ho già visto prima e quello che mi è apparso prima è che c'è stato qualcosa al lavoro che ha fatto sì che lei venisse interferita di nuovo. Avendo, quando ho fatto l'altra sessione era rimasta un'entità mentale, era Mhm. l'unica che aveva, e avendo questa entità mentale, circa, mi viene 6 mesi fa, al lavoro c'è stato un episodio che ha fatto sì che lei potesse, che ha abbassato le vibrazioni a tal punto che sono riusciti ad interferirla di nuovo. Vedo Ok. un po' il coniforme. Qual è stato l'episodio? Allora, Katia lavora in un negozio. Mm. Un collega, un capo, un cliente, altro. Allora, un cliente che ha fatto una richiesta particolare e insisteva, un po' insistente, un po' arrogante, e con l'intervento anche di un collega, e lei si è sentita molto, mm,
È stata molto presa emotivamente, quindi la vedo che è stata un po' arrabbiata, un po' triste, un po' frustrata per questa cosa e le vibrazioni sono scese parecchio. Questo cliente è stato mandato appositamente per riuscire ad interferire nuovamente Katia. Vabbè, è stato mandato in eterico, Sì, non è sì, stato certo, in mandato eterico. dai servizi segreti. O... No, 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 in eterico, assolutamente in eterico. Chiamiamo l'entità mentale. Mhm. Di livello 3. Mhm. Mm. Ehm, Cosa è preposta? è preposta a... allora, fa sì che Katia Mhm. debba sempre, è come se fa sì che lei non voglia mai mollare il colpo, nel senso, deve sempre cercare di provare la sua ragione, per dimostrare quanto sia all'altezza, ecco. Ok, quindi è Quindi come se... mm, non dovesse dimostrare niente a nessuno, cioè nessuno dovesse criticarla in questo senso. Sì, cioè nel momento in cui qualcuno la critica, lei deve dimostrare, deve sempre cercare di dimostrare che ha ragione per far vedere per far vedere all'esterno che lei vale, che ha, cioè che è qualcuno. Non Ok, so te. ok. Questa Mhm. entità mentale non è stata proprio vista nell'altra sessione, Non è stata vista come entità. ma Eh, come il mentale con sì. cui non si può fare Mm, nulla, mhm. per i motivi che sappiamo. Sì. Ok. Sì. Quanto vibra Katia? Come? Sì, sì, assolutamente. A quanto vibra Katia? Katia ora vibra a 850.000. Percentuale di consapevolezza. 120%. PSPE. PS 40 e PE 60. Vite precedenti. 927. Percentuale utilizzata del proprio cervello. 8. 8. Katia è soggetta ad abduction. Sì, da quell'interferenza lì, Falco. sì. Falconiforme. Mhm. Sopra il falco chi c'è? Odino. Mhm. Lucas. Ci sono interferenze del secondo universo? No, 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 ho visto, Ci sono guarda. EDL? Due. Dov'è? Allora, uno all'interno, uno all'esterno. Ci sono 3 impianti Mhm. e sono uno a destra, uno a sinistra, più o meno intorno alle ultime costole, le ultime due costole, e poi uno in cima qua alla testa. Ne ha Le- messi il falco per quale motivo? collabora con l'entità mentale che abbassa le vibrazioni di Katia, tiene le vibrazioni basse per far sì che il falco possa interagire con Katia a livello esoterico tramite le abduction. Ehm, sì. Mm. Ok, per 3 volte Katia fa un sogno ricorrente, sogna di non avere più i denti o che le cadono parecchi denti e per 3 volte si sveglia con la sicurezza che le manchino dei denti. Mm. L'ho già visto prima, sono state 3 abduction in cui hanno fatto proprio l'esperimento.
Di cosa? Di togliere i denti? Sì, In eterico o nel sì, in, fisico? no, in eterico tramite eh, una modalità di estrazione dell'energia. Allora, è come se sono riusciti a infilare un tubo in eterico, ovviamente, in mezzo al palato sopra, Mhm. Al centro del al palato? centro Ok. del palato, ciucciano l'energia e- Depotenziano la bocca e cadono i denti? esatto, esattamente, bravo. Ok. Sì. Che bravo. Hai visto? Beh, ho immaginato, capito, visto, non so, Sì, forse l'ho anche visto. sì. Cioè, vediamo come se Come se... Sì, depotenziamo l'energia di quella parte, i denti esatto, non hanno più energia e cadono. sì, Tutti? proprio così. Su e giù? No, soprattutto sopra, hanno provato l'esperimento sopra, e quindi ho visto questa parte qua, Mhm. e forse e questi qua, fin dove arrivava, perché l'energia fa tipo così, e quindi anche Mm. forse Ma, lì. ma in eterico adesso lei ha i denti? In eterico sì, perché poi dopo, nel momento in cui l'energia viene, cioè finiscono questa cosa, hanno rimesso i denti. Cioè glieli hanno proprio rimessi, è un esperimento che stanno facendo. Lei non doveva. Lei E si è se non li accorta avessero perché. rimessi E se non li nel avessero rimessi fisico? sarebbero caduti fisicamente dopo qualche mese, 2 o 3 mesi. Mm. Mm. E a loro cosa importa? Perché l'hanno provato anche questo di Doveva- esperimento? non doveva accorgersi, ma si è accorta. Infatti poi hanno smesso. Ok. E la PS perché ha permesso questo esperimento? L'esperienza allora, quello che mi dice è per cercare di sentire come cosa fanno, cosa vogliono fare. Cioè sentire proprio a livello energetico cosa volevano provare a fare. Ok, quindi imparare la sensazione che loro stanno cercando. Mm. Oh, non so se Va mi bene, ci sono spiego. altre abduction in cui hanno fatto altri esperimenti? Allora, l'abduction, anche quando lei si è svegliata col triangolo, è stata un'abduction, e lì Mm. è Sulla stata anche fronte. fisica, sì, è stata anche Triangolo in mezzo agli occhi, punta sì. verso l'alto. Il Ah, classico triangolo, mm, piramide, sì. illuminati. Sono talmente annoiato da questa cosa che non riesco neanche più a dirla. Mm. Perché? Allora, Perché il quello che triangolo? adesso te lo dico. Allora, quello che stanno provando a fare con varie persone, anche diciamo nella media, è Mhm. cercare di creare un canale esoterico alternativo a quello fisico che stanno facendo in questo periodo, Mm. per poter controllare anche le persone che si rifiutano di fare il CIVAC. Quindi, Ok, Katia si rifiuta di fare il Cinivac. Sai mm, cos'è il Cinivac, Katia, no? Sì. Cinivac, ok. Quindi con queste persone loro provano a far che? a creare, Convincerle? un canale dove loro possono mandare gli impulsi e far sì che possano controllare anche queste persone. Se ne è sentito parlare molto di questo, di persone che erano assolutamente contro il Cinivac e poi improvvisamente Mm, come infatti, lobotomizzate hanno iniziato non solo a esatto. farselo, ma a parlarne bene, Mm, che è il nostro dovere, c'è il dovere esatto. civico, quasi ipnotizzati. Armi Mm, psicotroniche? eh sì, esatto. Sì, Hanno sì. provato con Katia, ma non ci sono Non riusciti e ci sono riusciti. ma le hanno fatto un abduction che è di ben diverso. Hanno fatto un abduction, ma la PS è riuscita a bloccarla a metà. Quindi il segno è arrivato, ma il risultato no. No, esatto, Quindi lei non si è svegliata e è andata a farsi una pera, in sostanza. esatto, esattamente. Non so se sai cosa vuol dire, Katia, sì. Ciao. Ho fatto segno. Ok. Le stanno usando in Italia queste armi Eh sì, psicotroniche? eh sì. Come funzionano?
Cos'è? Una pistola? Mm, Un'onda? Un'onda, è un'onda. Da dove C'è un, viene c'è un l'onda? collegamento. Sì, dimmi. Allora, Una vedo connessione proprio con che la forma. fanno una connessione su determinate, una parte specifica del cervello. Può essere direttamente Mhm, sulla pineale, mi verrebbe da dirti, perché è la zona che vedo dove arriva più o meno al centro, quindi. mhm. Ehm, allora, l'onda cioè, hanno creato una postazione in, mm, che arriva più o meno stanno provando in tre parti. Ti direi Australia, Italia. Non capisco se. No, l'India forse ci hanno provato, ma non funziona. Da quelle zone lì potrebbe essere tipo Afghanistan, una zona del genere. Pakistan. Mm. Perché l'Australia? Perché l'Australia è molto nel deep state, quindi hanno fatto un accordo, gli illuminati con l'entità. È molto nel deep state. Mm, Ci mm. sono tante basi. Non ti sento bene, Dicevo, ci sono interferendo. tante basi. Quattro enormi, enormi, quasi che ricoprono l'intero suolo dell'Australia sotto, e poi qualche piccolina. Quanti esseri umani sono intrappolati lì sotto? 300.000 solo là. Gli aborigeni lo sanno? Mm, c- eh, allora, sono riusciti un po' a- ce n'è qualcuno solo, ma sono riusciti a fare il lavaggio del cervello agli altri un po', tra virgolette, nel senso che eh, hanno resistito un po', ma poi vedo come se nella loro ingenuità hanno seguito un po', sono riusciti un po' a essere spaventati da questa paura della finta pandemia Mhm. e quindi poi ormai quando si stavano per accorgere ormai il lavaggio del cervello era stato fatto, quindi ce ne Gli sono aborigeni. sì, degli aborigeni, c'è qualcuno che ancora è riuscito che non ha subito il lavaggio del cervello, che è cosciente di questa cosa. Ok, Mhm. Katia si chiede in effetti a questo proposito quando finirà tutto il Cinivac, l'obbligo delle mascherine e quali sono i paesi meno corrotti nel mondo. Allora, ah, i meno corrotti, meno perché poi alla fine, vedo tipo in Islanda non vedo tanto accanimento. Eh, qualche isola nell'Oceano Indiano. Mm, meno, cioè, boh, più o meno tutti, non è che. Ci sono quelli proprio dove fanno gli esperimenti per prima, tra cui l'Italia, vabbè. Cina, Perché Australia. l'Italia? Allora, l'Italia è un punto cruciale da sempre, sia energetico che, cioè, da quello energetico l'hanno sempre tenuto come posto ideale per crearla come base per i loro rituali, i loro esperimenti. L'Italia ha la forma di uno stivale, di un piede. Mhm. Ha un significato esoterico, l'accanimento sull'Italia, la centralità dell'Italia nella storia antica, per esempio, e la forma, perché è l'unico paese che ha una forma riconoscibile. Gli altri, qualcuno con molta fantasia, ma l'unico veramente Mm, ed mm, mm. evidentemente simile a un oggetto, uno stivale,
Italia poi leader nella produzione di scarpe, di calzature nel Infatti, mondo. quello che mi è venuto è che ha proprio la forma di quello che fa il primo passo, cioè quella che è preposta per fare le prime prove, per fare la prima esperienza, per fare i primi esperimenti, per la prima che viene gettata nelle Mhm. azioni. Per- Il primo passo, Il primo passo, esatto. nel bene e nel male. Eh sì, a seconda di chi ha, esattamente, a seconda di chi in quel momento ha il potere, diciamo, dell'Italia, viene fatto il primo passo in un senso o nell'altro. Ok, come stanno andando le cose? Allora, quando finirà il Cinivac? Dipende. Eh sì, sappiamo che allora, boh, io ti potrei dire entro le prossime settimane finisce tutto. Finisce tutta la storia del Cinivac ma perché ci sono, quello che vedo io è che arrivano un evento molto forte, cioè forte può essere sia a livello energetico che proprio che viene mostrato al mondo qualcosa che il mondo non sa, Cosa? di Il molto, DIP? sì, una parte del deep state, esatto. Perché è una parte, cosa non viene Beh no, mostrato? no, no, dopo al resto, però la, Vediamo, i bambini stuprati verranno mostrati? dopo, Ok. I bambini segati vivi verranno dopo. mostrati? Cosa verrà mostrato subito? Subito verrà mostrato allora, questa parte qua, ok, di sacrifici umani, ma la parte forte verrà mostrata dopo. Quindi ci sarà un elenco dei reati che hanno commesso, ok, Mhm, ma solo nominati. Quindi mhm. pedofilia, sacrifici umani, sacrifici di bambini, ehm, non mi viene il nome, il fatto che hanno rubato tutti i soldi del mondo e li hanno nascosti, se li sono tenuti per loro, il fatto che sono riusciti a controllare tutte le banche, controllare tutte le case farmaceutiche, che sono riusciti praticamente a controllare tutti e tutto nel mondo per fare, mm, per arrivare a creare questo meccanismo energetico a loro, che sarebbe per loro favorevole. In Mm. realtà, Perché non oggi? Perché tra 2 settimane? Cosa manca? mancano le La, ultime. sen- la sensazione è che il Deep State stia provando ogni cosa. Esatto. Per esempio, La Palma, Mm, quinta isola delle Canarie, stranamente dopo centinaia di anni si sveglia, mm, esce tanto vulcano mm, mm, e mm. tanta lava, il vulcano si sveglia. Si parla di tsunami, anche se le distanze sono notevoli, che possa interessare prima le coste degli Stati Uniti e poi di riflesso, di specchio, le coste dell'Europa, quindi Portogallo, anche Nord Africa, Mm, quindi mm. Portogallo, Marocco e così via. Sì, le stanno provando veramente tutte per bloccare, come se minacciassero con gli ultimi strumenti che hanno, minacciassero la controparte di smettere perché sennò fanno, diciamo, attentano alla vita di tante persone, ma Più di quanto non stiano già facendo. appunto, tanto l'altra parte sa benissimo che la sacrificherebbero lo stesso, quindi alla fine è meglio, cioè, non vengono intimoriti perché a loro non interessa niente delle vite umane, al deep No, state. ma poi di fronte a uno sbruffone l'unica cosa da fare è eliminarlo. Lo Esatto, sbruffone non va mai assecondato, mai. esattamente. Mai avere paura di uno sbruffone, Mm, mm, semplicemente mm. affrontarlo e fotterlo nel migliore dei modi, Mhm. subito, immediatamente, con grande intelligenza e con grande Certo, fermezza. fermezza. Mm. Ok. Qual è la cosa più schifosa che non riveleranno? Che non riveleranno, Cannibalismo. ma Lo no, verrà riveleranno. fuori, sì, sì, più in Ok. là però sì. Chi era un gran mangiatore di carne umana? Chi è un gran mangiatore o era? Dei personaggi famosi.
Allora, io vedo, vado con i nomi, vado? Mm? Dico i nomi? Ma sì, chi se ne frega. Allora, io vedo proprio Hillary Clinton, proprio, me la vedo proprio che mangia, oddio, tre me ne sono arrivati. Hillary Clinton, poi vedo Bill Gates, poi vedo la Merkel. Mm. Ti volevo chiedere della Merkel. La Merkel è Ah, famosa in un video perché è lì che trema come una mm, matta. Pare che non mhm, abbia nessun tipo, non sia un tremore da nessuna malattia conosciuta, se non una malattia di cui adesso non ricordo il nome, che viene proprio dopo un prolungato consumo di carne della propria specie, mm, nel caso dell'uomo, quindi nel cannibalismo. Alcune tribù selvagge del passato praticavano il cannibalismo dei nemici dei nemici conquistati e andavano incontro a questo problema. Pare che sia proprio una questione legata al fatto che tu ti nutri della carne della tua stessa specie, no? mm, Quindi in qualche modo madre natura si difende e cerca di mhm. dissuaderti facendoti venire questa malattia che va peggiorando, perché questi tremori sono allucinanti, Si iniziano dopo un po'. impediscono di stare in piedi, impediscono di parlare e di avere... Ok, Hillary Clinton durante la campagna elettorale che l'ha vista poi perdere nei confronti di Trump e la Merkel sono due personaggi che sono presenti in rete, penso ancora, con i rispettivi video inequivocabili, no? Perché qua poi partono fotomontaggi, Mm, il montaggio certo. di un video è un po' complicato. La Mm, Merkel è a una presenza, con evento. una situazione, un evento importante e la Clinton la stanno intervistando in diretta e inizia a muovere la faccia, gli occhi e la faccia come un robot. Mm, mm. Partiamo dalla Merkel. Sì. Mhm. È la figlia di Hitler? Allora, avevo visto allora, io la vedo che Tu hai è, visto dei è sua video e delle informazioni, sanguigna, ma sì, tu sì, cosa però, vedi? Mm. infatti, ha il suo stesso sangue, ma è come se non fosse sua figlia, nel senso, potrebbe essere una prima nipote. Mhm. La somiglianza, vabbè, c'è assolutamente, però non la vedo diretta, cioè non vedo che è sua figlia, ma tipo che è la figlia del fratello o della sorella, non lo so, non so se aveva fratelli o sorelle, ma quello che vedo io è questo, che ha il suo stesso sangue, ma non è la figlia. Ok, una serie televisiva di cui non ricordo il nome, con protagonista Drew Barrymore, ancora presente credo in Netflix, parlava di cannibalismo, mettendola a sorridere. In pratica, per Drew Barrymore si svegliava una mattina e con una gran voglia di mangiarsi un uomo o una donna. Causa esoterica di questa decisione di produrre una serie così allucinante. Ci sono delle scene con Drew Barrymore con la faccia piena di sangue e affondata nella pancia di un uomo. Andiamo, parliamone. Eh, loro lo sapevano che erano quasi a essere scoperti e quindi sappiamo che nel gioco devono dire quello che stanno facendo e devono dire la verità e questo è stato un modo per iniziare a dire quello che stanno facendo. Drew Barrymore, la bambina di E.T., Mhm. intatta, pulita, lei ha fatto una carriera cinematografica, Assolutamente no. pulita. La mamma la portava a scuola e le faceva i codini, le metteva i fermacapelli a forma di ciliegia. Qual è la cosa peggiore che hanno fatto fare la cara Drew? Beh, dopo, O la che lei vedo ha fatto? dopo. Mm? O che lei ha fatto? Sì, sì, ma dopo vedo che è dovuta stare al patto, quindi i vari step soliti, quindi vedo intorno ai 13 anni, boh, tra i 13 e i 15 hanno stipulato un contratto, tra virgolette, per far sì che lei rimanesse nel mondo dello spettacolo e lì sappiamo che il primo step è quello di andare a letto con qualcuno con cui ti dicono di andare, lo accetti o meno. Poi dopo qualche anno, poco, 2 o 3 anni, c'è il secondo step e inizi a partecipare
ha dei rituali che poi diventano sempre peggio, quindi poi alla Mm? fine arrivi. Lei ha ucciso qualcuno in questi rituali? Eh, Potrebbe essere che l'abbia fatto da poco tempo, un paio di persone massimo. Bambini? È iniziato da poco, no, Donne? adolescente, una donna e un ragazzo, una ragazza e un ragazzo, un adolescente e uno intorno ai 20-25. Poi? Mangiati? Sì. Scusa Katia, la piccola parentesi. Perché mangiare le persone? Senso esoterico. Allora, fa parte del rituale. Eh, Cioè, a perché livello uno mangia un energetico non deve cervo, essere. mm, uno mangia un cervo, uno mangia un uomo. Da uomo, ovviamente. Fa parte del loro rituale a livello energetico, devono fare quel passaggio, non possono bere solo il sangue, devono fare quel passaggio lì, è come se dovessero anche solo un morso, ma devono fare, a livello energetico è come se fosse un'unione energetica tra l'ammazzare e bere il sangue. È un rituale assoluto, cioè assolutamente che devono fare. Ogni volta che fanno il rito, poi dopo conservano il sangue, lo bevono, però quando fanno il rituale quella parte lì la devono fare. La carne è cotta? No. Cruda? Mhm. Perché viene quella Sopra- malattia con i tremori? Allora, penso sia dato dalle neurotossine che si formano per il terrore e il dolore Mm, della mm, persona. Quello che vedo mm. è Che in questo. parte è il discorso della mucca, Sì, anche, che esatto, poi stavo se per dire, cerne... come la mucca pazza, è No, una beh, roba no, ma uguale che la fa. carne di mucca, di manzo, Sì. fa molto male, soprattutto perché la mucca è uno degli animali che capisce perfettamente quando è portata Mm, al macello. Lo sì. sa, è terrorizzata e se cerne per un discorso di... Allora, praticamente la mucca è un bovino, il bovino è il bisonte. Il bisonte vive in branco, viene attaccato dal leone o da un predatore. Il leone attacca o il piccolo o l'anziano del branco. Il piccolo o l'anziano, chiunque sia, lo sa che sta per morire, vuole difendere il branco, se cerne questa tossina nella carne, perché così il leone o comunque il predatore, mangiando la sua carne, sarà intossicato e avrà più voglia di ritornare, meno voglia di tornare a cacciare, cioè meno voglia, quindi caccerà più tardi. E in questo modo il sacrificato preserva un pochino di più il proprio branco. È una forma di protezione degli altri, dei componenti del branco per i bovini in sostanza, mentre il pollo non lo fa. Questo discorso non lo può fare perché beh, è un uccello, perché non è progettato in questo modo il Mhm. suo corpo. Ok, avevo aperto un po' di parentesi. Drew esiste ancora? È viva? Sì, per ora sì. Ok, perché è stata scelta lei per ET? Hanno scelto la famiglia, nel senso vedo i genitori, la mamma che è stata fermata da quello che doveva scegliere il cast e ha scelto la bambina. Mhm. Era sono andati facili, nel senso che hanno visto che lì c'era a livello energetico sarebbero andati sul sicuro e la bambina era predisposta, quindi andava bene. Ok, la Merkel è viva? Allora, io che la vedo viva, ma braccata, la vedo, può essere che non arrestata, arresti domiciliari, arresti, sì, Se si vedono dei chiusa in personaggi casa. famosi che risultano su alcuni canali arrestati, uccisi, Mhm. giustiziati e si rivedono in giro, chi sono? Allora, dipende. Molti sono cloni, molti sono attori. Allora, vedo una differenza.
Mm, as- aspetta, perché mi stanno arrivando delle informazioni. Allora, mettono Dimmeli. i cloni quando è utile. Allora, se per quel personaggio lì non hanno interesse che ci sia un clone che faccia delle cose più meccaniche, cioè più tecnologiche, cioè eh, che, che interagisce più in maniera più di macchina, ok? Mhm, Più, mhm, mhm. mettono il clone, altrimenti mettono un attore. Se deve solo fare la rappresentanza, mettono un attore. E Se l'attore invece con deve interagire, maschere mm, è assolutamente credibile, nessuno se ne accorge. Tecnologia avanzatissima. insomma, se si guarda si vede. Sì, sì, tecnologia avanzatissima per quanto riguarda le sembianze, Mm. Perché però la Spagna, torniamo sul discorso che ha chiesto Katia, perché per esempio la Mhm. Spagna non ha il Green Cards, non ha Cinivac obbligatorio, non ha niente. Hanno bloccato Spagna e Portogallo. Sì, la vedo come un po' però uno specchio per le allodole, un po' come per attirare le persone lì nel piano, e poi non è detto che riusciranno ad andare avanti, però è come se hanno azzardato adesso, una scusa per fare che poi dopo ci siano, per inventarsi nuovi contagi, anche se non riusciranno, perché se non ci sono, non ci sono, anche perché poi c'è tutto il discorso se esiste o meno questo virus, però vedo Va come bene. se... boh, sì, Va sì, bene, torniamo a Katia. Katia ha fatto il test di ipnosi, si chiede come mai abbia ricordato una sola cosa molto spiacevole, cioè una scena da bambina in cui il papà picchiava la mamma. Allora, lei quando l'ha fatto era interferita e quindi ogni volta che apriva un canale energetico riuscivano a mandare gli impulsi per abbassare le sue vibrazioni e quindi dargli sensazioni negative, pensieri negativi per bloccarla, perché se lei impara ad usare i suoi poteri, loro non riescono più a interferire. E questo doveva essere assolutamente fermato perché è uno strumento molto valido per noi esseri umani. Ok, causa esoterica del fatto che nella casa di quando era piccola c'era un danno su una parte precisa della cucina e adesso ha ritrovato lo stesso danno, un danno molto simile nella cucina della casa in cui abita e che ovviamente è da un'altra parte ed è sua. Non è la stessa cucina portata Mm, nella nuova mm, casa, ovviamente. mm. Eh, c'è un disincarnato che è attaccato a lei e che per- è come se fosse un suo segno. Lo vedo sia là che qua. Come se dicesse: Ehi, vedi? Questo è il mio simbolo, ci Mm. sono. Chi è? Tiriamolo È, fuori. è un bambino, un bambino. Ancora, Legato alla casa d'infanzia o legato a lei o altro? è legato a lei, che però deve essere morto quando lei era piccola. Abitava vicino a lei, se non sbaglio. Sta facendo di sì con la testa. Ah, Un bambino che abitava vicino a mm, lei quando tu eri piccola ed è morto poi, giusto, Katia? Ok. mm. Ecco, Wow, ah sì, cavolo. Va bene, lui. Mhm, portale aureo per lui. mhm, Intanto lo apriamo e lo chiudiamo per lui, ma ne apriamo altri due. mhm. Vuole dire qualcosa, Katia, al bambino? Eh, ero molto affezionato a te, mi trovavo bene con te. Lei mi sembra abbastanza piccola, non so se si ricorda, però Sì. lui era molto affezionato.
a lei. Ok, gli piace quello che trova nel portale? Sì, ha messo dentro una mano, ha sentito cos'è e ha fatto wow, e si è girato verso Katia e gli ha detto grazie, grazie che mi hai fatto vedere, ci vado volentieri. Bene. Andando. Prima che scompaia nel portale, chiamiamo Mhm, subito nonna paterna, mhm. morta sotto un treno, e nonno materno, che nella precedente sessione non ha voluto liberarsi, non ha voluto fare un percorso con noi. Mhm, sì, sì, sono Mhm. arrivati, stavo cercando. Partiamo dalla nonna. Sì? Causa esoterica della sua fine tragica. Mm. Eh, allora, ha fatto, era un abduction e la PS non ha più voluto tornare. È come se si fosse staccata mentre hanno provocato l'incidente. Per fare l'abduction è come se la PS si fosse staccata, se ne si fosse tolta dal corpo. Quindi ha depotenziato Sì, mm, la capacità reattiva della nonna esatto, di, di non so adesso vivere, come sia andata, però quando sopravvivere. uno cade sotto un treno è chiaramente una morte super tragica e Mm. è un incidente che si può evitare in mille modi, quindi se capita questo incidente devono esserci delle Di altre ragioni forze, sì, di certo. altre forze. Sì. Chiama anche il nonno materno, che nel frattempo, dopo la sessione, lei ha sognato e che diceva: No, io voglio liberarmi, voglio Mm. andarmene, io voglio. Infatti, quello che mi è venuto è che ha visto. Allora, io l'ho visto arrivare preso per mano dalla nonna materna, anche se non c'entrano, cioè non è che non erano marito e moglie, però è come se lei ha detto vieni, Nonna vieni. paterna, quella del treno. Ah, ok, e papà Ok. materno? Ok. E Mm. nonno materno. Sì, sono Sì, di due genitori opposti. Ok. esatto, però lei l'ha portato per mano, come se lui voleva, ma era titubante. Anche Mhm, se aveva voglia, ma è come se lei l'ha accompagnato per mano mhm, e lui è arrivato e ha detto, ah, ok, è così semplice. Ha mhm. visto il portale aureo, ha visto il bambino che entrava sereno e sembrerebbe pronto adesso. Perché l'altra volta il nonno materno non è andato al cluster? Perché non era convinto? Eh, allora, un po' è come se non si fidava di quello che vedeva, di quello che gli è stato mostrato. Mhm, E mhm. poi era convinto che il suo posto era ancora lì, cioè, lo vedevo proprio si è rifiutato, ho visto proprio che se n'è andato dall'altra parte, ha camminato proprio nella direzione opposta. Ok. Va bene. C'è un Mm? messaggio che vuole lasciare la nonna o il nonno a Katia prima di andare? Non era mia intenzione andarmene così, ma è come La se si nonna. fosse, esatto, come se si fosse trovata in questa situazione, quindi eh, è stata da disincarnata lì. Diciamo che io la vedo che ha girato un po' intorno dove ha fatto l'incidente perché non, non Mm. poteva fare diversamente, non aveva gli strumenti. Diciamo anche che poi alla fine della fiera è lei che ha deciso Sì, questa sì, certo. esperienza. Non è che lei ci si è ritrovata, lei se l'aspettava. Se deve andare a chiedere conto a qualcuno, la parte eterica dovrebbe andare a chiederlo alla parte subliminale, che basta consapevolezza. Sì, 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 assolutamente. È solo quello. Sì, sì, non ha Non lo so, visto qual è la donna realtà. religiosa, che religiosità e consapevolezza sono i due opposti.
Donna religiosa, era donna religiosa, ma io la vedo proprio come una... mm, Scarsa consapevolezza sì, in sé. scarsa, esatto, proprio basica. Tout court. Ok. E il nonno? E il nonno diffidente, lo vedevo diffidente, come se fosse stato sempre fregato e anche stavolta si sentiva fregato. Sì, sì, mi volete mandare là, ma no, no, non mi fido. L'altra volta, eh. Perché stavolta si fida? Non so, è come se si fidasse della nonna, che non c'entra, ma è come se fosse un suo padre, cioè essendo disincarnata, non so, la vede disincarnata, la vede suo pari e si fida di più. Mm. Si fida di te, il nonno? Adesso, Si fida di adesso che ha me? tutto chiaro, adesso che vede bene tutto chiaro, sì. E Anche di me? soprattutto adesso sì, ma perché ha visto il bambino che ha approcciato il portale aureo ed è molto sereno e contento e quindi si fida di noi che gli abbiamo fatto vedere questa cosa. Beh, Portale Aura è una grande novità, da alcuni compresa, da altri no, o Mm, sottovalutata. È molto importante il Portale Aura, non è mm. per niente una sciocchezza. Infatti ha visto che... Ok. Va bene, salutiamo la nonna, il nonno e anche il bambino. Mhm. Perché paralisi notturne dopo le canalizzazioni? Dopo aver visto delle canalizzazioni. Sono sempre le interferenze che cercano di bloccare la sua PS che si sta svegliando, che diventa consapevole. eh, e Come quindi evitare? Perché a quel punto uno si domanda, devo vedere queste sessioni? Sì o no? Perché se devo stare male. certo, diciamo che quelle erano interferenze per far sì che lei non le vedesse più, no? Perché la Ok, sua PS si sta svegliando parecchio vedendo le ok. nostre sezioni. Molti si addormentano, stesso Mm, discorso. certo, assolutamente. Ok, Katia si domanda se esistono degli integratori meglio di altri che ci proteggono maggiormente e io aggiungerei se è così necessario avere degli integratori nella No. propria alimentazione. Ah no, no, quella è solo una convinzione che ci hanno fatto credere. Allora, dobbiamo tenere conto che potenzialmente noi funzioniamo perfettamente e attraverso l'alimentazione varia, io dico, vedo, riceviamo tutto ciò che è necessario. Ci sono dei momenti in cui per le emozioni discordanti che abbiamo, quindi no, per i vari alti e bassi della vita emotiva, no? Mhm, Quindi che abbiamo a che fare con il mondo, il nostro corpo reagisce a ogni nostra emozione, quindi va in una fase fisiologica particolare che non è quella che dovrebbe essere sempre standard, ok? In quei momenti lì può essere che noi una sostanza la metabolizziamo meno, allora mhm. magari in quei precisi momenti un'integrazione dall'esterno potrebbe aiutare un po', però fondamentalmente se è una cosa passeggera non serve a niente, ecco. Katia ha delle carenze di sostanze, Allora mi viene un po' calcio, di ferro. vitamina C e mi è venuto in Mhm. mente che in questo momento potrebbe assumere del magnesio, quello puro. Quello Della- supremo? sì, della Ok. vitamina C e del E la magnesio. vitamina C, gli integratori valgono o meglio la frutta? Dipende. No, allora, potrebbe prendere la frutta e integrarla con... Mi viene della vitamina K. La vitamina K può prenderla esternamente in capsule, presumo ci sia, mi sembra. Però la vitamina C dalla frutta, assolutamente. Abbondare anche, per un po' di giorni, abbondare di frutta che contiene la Agrumi, vitamina C. Sì. mango, Tanto, tanto, sì, sì, abbondare proprio con la mango, frutta. Sì, papaya, sì, 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 tutti quelli. arance, Mi viene anche, vermute fresche.
Sì, fresche assolutamente, fresco e prendere la vitamina K una volta al giorno, mi viene, ok? Mi è venuto Esattamente? anche Sì, che sì. potrebbe fare abbondare un po' di pomodori e carote. Non so perché mi è arrivata questa cosa in questo Ok. periodo. Non mi ricordo più. Ok, va bene. Mhm. Beh, era interessante questa qua questa domanda sugli Mm. integratori. Sì, bella. Mhm. Infi- E infine, un'altra piccola curiosità, per 2 anni in palestra Katia ha notato gli sguardi di un ragazzo, non ha provocato l'incontro, né tantomeno il ragazzo si è fatto avanti per 2 anni e adesso pare boh, si è trasferito, non ci sia più. È una piccola curiosità, si domanda se mh, cosa è successo. È come se mm, allora, il motivo non lo so, adesso vediamo, eh. Vedo loro due proprio in palestra, uno da una parte e uno dall'altra, come se fossero legati ai- Mhm. al, um, agli, agli- agli spigoli della stanza, quindi uno da una Gli parte, angoli. sì, Mm. agli angoli, uno da una parte e l'altro dall'altra, che si guardano, ma sono legati a una certa distanza l'uno dall'altra. Ehm, Da chi? Dalle rispettive entità? Cioè, sì. non incontratevi? Esatto, Uomini del Tempo è arrivato l'uomo del tempo, Uomini Ah, del Tempo. ok. Sì. Quando ci sono queste situazioni ci sono gli uomini del tempo, come Sì. mostra il film. Mm. Mm. Perché? Animi affini? Sì, Una bella storia? una bella storia che poteva essere molto evolutiva per entrambi, proprio molto di consapevolezza, avrebbe aumentato la consapevolezza in maniera esponenziale. Ok, Mm. lui è normalmente un audace o è un timido? No, 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 non è timido. Quindi in Normale, questo nel senso caso, che non avrebbe avuto problemi a muoversi, né in lui questo né caso si è lei. sentito bloccato Sì, inspiegabilmente. esatto. Così, Ah, immobile lì. Mm. adesso Ma non dov'è? per timidezza. Francia? Ok. Va bene. La madre e la sorella cosa fanno? Hanno guardato molto, molto interessate, come se fosse veramente un film di quelli da Oscar. Stanno Mhm. guardando e molto, molto interessate, hanno recepito molte cose che non erano chiare, la vedevano un po', non so se è così, ma è come se non capissero degli aspetti di Katia, la vedessero un po' enigmatica e questa cosa gli ha delucidato tutti i loro dubbi, che a parole non erano spiegabili. E invece con queste informazioni è tutto chiaro, è Mhm. tutto più chiaro. Quindi adesso cosa faranno mamma e sorella? Vedranno Dopo- le sessioni? No, però staranno ad ascoltare più profondamente Katia, con più interesse, con più credibilità. Ecco, Mhm. cosa qua. Non Va sono bene. pronte per le sessioni, però. 2 domande finali sul cannibalismo. Hannibal di Cannibal, Hannibal Lecter, personaggio di un famoso film, si ispira a un personaggio famoso? Quando tu prima mi hai chiesto, io ho visto Hannibal the Cannibal e poi mi sono Mhm. ricordata che era un film e ho visto di fianco appunto Bill Gates, Hillary Clinton e la Merkel. Ok. Il più grande cannibalista di tutti i tempi, chiamiamolo. Cannibalista, sì. Mhm. Cannibale? Allora. Ah. Cannibale, sì. Se ogni tanto sbagliamo, perdonateci, siamo molto stressati. Siamo sempre in mezzo alle entità. Mm, ok. In realtà mi viene lui, cioè mi viene proprio l'attore di Sì, Hannibal, vedo. Sì, come... Hopkins. Sì, però non è lui, cioè si nasconde dietro a lui.
Ma è un personaggio morto? Sì. È nel primo o nel secondo universo adesso? Mm. Allora, sai dov'è? Mm. Ok, è in quella teca, è in quella teca di vetro dove vanno questi personaggi quando vengono. Sì, l'avevamo vista, ma non mi È, ricordo è più. è verso il secondo universo, però è come se fosse sopra il Ah, mezzo. sì, sì, sì. Ecco. Del Madre Teresa, no? Sì, Ok. esatto. Vabbè, nella teca, se vedi anche un nome, è famoso o... Mi viene James. James. Vabbè, quanti ne ha magnati? Ah, beh, lui era l'esperto. Insegnava agli altri come fare. Quindi ne ha mangiati Centinaia, migliaia, decine di migliaia? 200 in tutta la vita, 200, cioè 200 mi viene 200, ma come se fossero quelli che ha ammazzato lui e mangiati, quindi poi i resti anche degli altri, nei Mhm. vari riti. Mm. Va bene, con Katia adesso noi Mhm. andiamo al cluster. Le abduction, gli impianti, ok, l'entità eterica che non è così importante o impattante, un Mm. falconiforme, ok, e un paio di EDL, ma soprattutto andiamo a vedere tutti i contratti e i patti che ha avuto con l'entità mentale di livello Mm. 3. Un livello sì basso, ma sufficiente, qualunque sia il livello dell'entità mentale, è sufficiente per tornare in qualche modo, se vogliamo, nel problema. Mm, mm, esatto, sì. È un tramite molto efficace per l'entità. Sì. Ignorare la parte mentale è un grande errore. Mm. Mhm. Mhm. È forte perché vedo proprio come se ci fossero dei posti dedicati ai contratti fatti con le entità mentali, quindi eh, di tutte le vite, ehm, come se ci fossero degli spazi che sono vuoti perché erano i contratti prima che sono stati eliminati e intorno alle entità mentali è come se si riformassero i contratti piano piano, no? Quindi l'ha fatti qua, ma tornano anche in altre vite passate o parallele, vabbè. Mm. Come se ci fosse, diciamo, il fulcro che è il contratto con le entità mentali e pian piano intorno si ricreano i contratti. Adesso lei Ok, cosa ne fa? ha preso un contenitore enorme, gigantesco e sta buttando tutto dentro. Mhm. L'ha chiuso con un coperchio, sta aprendo il portale definitivo e adesso gliel'ha lanciato dentro. Era chiuso. Chiuso. Fatto, bene. Mhm. Andiamo all'avatar, se c'è. Vedo una parte, uno spicchio tipo, così. Mhm. Di questo fantoccio. Sì, fantoccio più un pezzo di fantoccio, un pezzo di scrivania, un pezzo di computer. L'hanno divorato, poverino, a proposito di cannibalismo. O la battuta. Ah, no. Semplicemente c'è una parte ancora Sì, ah, presente, ok, sì, sì. Mhm. come se fosse un mezzo cancellato, mezzo no. Esatto. Sì, sì. Mm. Ma tipo una metà a destra, una metà a È sinistra, una uno spicchio, metà vedo in proprio alto. come, come i grafici. No, vedo Ah, tipo... una fetta di torta. Esatto, Ah, immagino il fantoccio e poi c'è solo una fetta o manca una fetta? c'è solo una fetta. Ok. Di quale parte del corpo? Tra una spalla, c'è la spalla, un pezzo di busto di qua, la spalla, il braccio, la mano e un pezzo di bacino fino a qua.
proprio come un laser che ha tagliato dove capitava, insomma. Sì, sì. Ok, via tutto. Katia oggi Ok. fa piazza pulita. Appresi, guarda, Verifichiamo, chiuso. benissimo. Verifichiamo che non ci siano più abduction, quelle anche passate, che quindi Mhm, siano state eliminate. Entità, il falco, Odino, Zeus, gli impianti, poca roba ma importanti, e soprattutto mhm, l'entità mentale. Ok. mhm. Corpo emozionale. Allora, vedevo un po' di rabbia, rancore, mezzo all'addome, più o meno intorno all'ombelico, poi un po' di tristezza un po' più bassa, a livello del pube, e, e qui insicurezza vedevo più o meno qua. Che c'è ancora qualche residuo? Ah no, è andato tutto, anche quello. Bene, disincarnati nella casa di Katia, nel posto in cui lavora, nella casa d'origine. No, no, c'era quel bimbo, c'era solo quel bimbo lì. Ok. Situazione del fisico, visto che ha chiesto degli integratori, è molto interessata anche alla salute del suo corpo. Possiamo informare il fisico di Katia del lavoro fatto e Mhm, della possibilità di guarigione, autoguarigione. assolutamente sì. Mhm. Ok. Nuova vibrazione. 150 milioni. Ok, diamole la pillola V. V di vibrazione, la pillola V, lo spiego a Katia perché sono 9 sessioni queste. La pillola V fa capire in eterico alla PS e alla PE che possono alzare la frequenza e la vibrazione a un livello impensabile. Non c'è un livello massimo, ecco, quindi un livello a piacere. Mhm. A quanto vibra adesso? 100 miliardi. Ottimo. Percentuale di consapevolezza. 180%. PSPE 57, e 47, 53. vite precedenti. 927 erano. 625. Se ne tolgono sempre di più, Mm, ormai. mhm, Una volta più della metà sono sparite. mm. Cervello, 8%. 8 e mezzo adesso. Ok, messaggio finale della PS di Katia in merito a quello che era uno dei punti di Katia stessa, ovvero come essere più felice. Si chiede se cambiare paese, cambiare lavoro e in generale, ovviamente. Il tipo di lavoro che tu fai, eh, per te è l'ideale perché così hai a che fare con molte persone e puoi sperimentare la tua capacità di interazione con le altre persone. Quello che puoi fare è magari cambiare settore o posto. Ma comunque, se tu rimani centrata e serena, vedrai che fuori è come se niente ti tocca più. Devi rimanere centrata così come con il lavoro di oggi e proseguire nella tua centratura, nella tua comunicazione con la tua PS, con me, con la PS, dice. Mm, eh, allora, quello che mi dice è concentrarti molto sulla casa, quindi ehm, entrare in contatto profondo con gli spazi. Mm, Mm, quindi
Una cosa che potrebbe essere, se non l'hai ancora fatto, è mettere delle tende o mettere delle tende che hanno una certa energia, le finestre, dico. Oppure, poi un'altra cosa che puoi fare è, mm, mi dice, eh, non so, vedo un mobile che le piace come è fatto, ma non le piace forse il colore o il tipo di Vabbè, insomma, materiale. personalizzarla, sentirla più sua. Sì, proprio Chiedo però a Katia un gesto del viso, sì o no, con la testa, sì o no. Se non ho capito male, questa è casa tua, ma tu la condividi con altre persone, cioè affitti una stanza o due, o vivi da sola. Ah, o vivi con altre persone, ma questa è casa tua. Sì, ok. ecco, forse è C'entra più. forse questo fatto Sì, cioè deve, e deve quali a livello spazi? energetico, sì, deve renderli più suoi, lo deve sentire che è suo, e quello mi viene, è come se non riuscisse a vivere tutti gli spazi, come se mh, la vivesse a livello superficiale perché in alcuni posti non osa intervenire, ecco. Mm, In perché non realtà, è... mm, mm, in realtà ok, perché magari l'affetta, ma trova... alcune cose le può mettere come vuole lei, è casa sua, Mm, ecco, mm, questo è mm, il mm, mm, concetto. mm, 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 mm. Mm. Sì, è un compromesso quello Mm, in cui si vive quando ci si trova in questa situazione. mm, Quindi magari lei vuole un divano di pelle, ma non lo può mettere perché lo usano tutti, quindi mette un divano di tessuto, non so, facciamo un esempio. esatto, sì, un Sì, esempio. oppure un copridivano che magari lei detesta, ma un Ecco, telo, no? ecco, Magari potrebbe lei essere detesta, così. ma non può fare altrimenti Sì. perché le briciole, il caffè, lo stesso fatto che le persone che vivono con lei non sono della sua famiglia, non sono Mm, il suo mm, mm. compagno, i figli. Ok. Va bene, Mhm. come la vedi, Katia? Adesso la vedo, è bellissima, la vedo su una spiaggia vestita in costume, in costume con una tavola da surf in mano, pronta ad andare a fare surf sulle onde. Libertà e vacanza, Mm, più bello di così. sì, infatti. E la mamma e la sorella come le vedi? Le vedo contente e divertite. Sai quando esci dal cinema che hai visto un bel film, sei proprio soddisfatto e dici: Sì, sì, questo è proprio un bel film. Bene. Ecco. Va bene, sei pronta a tornare? Mhm. Allora disconnettiti da tutto e tutti